Benvenute e benvenuti a tutti gli amici del cuore e a tutti gli amici di queste meditazioni del cuore che facciamo su YouTube tutti i martedì sera. E questo è l'appuntamento, è l'ultimo appuntamento, l'ultima meditazione che facciamo qua su YouTube insieme in diretta al martedì per questa stagione. Poi ci fermeremo durante la pausa estiva e poi dopo riprenderemo a settembre. Quindi questo è un po' un arrivederci e io però vi invito a continuare a praticare le meditazioni del cuore, che sono tutte queste che facciamo, come sapete, rimangono tutte registrate sul nostro canale di YouTube. E anche di fare l'abbonamento, perché così le potete fare senza avere le pubblicità che se no vi mettono le pubblicità durante la meditazione del cuore, che sono molto molto fastidiose, direi. Personalmente, ma non solo personalmente, anche altre persone ci hanno condiviso che è praticamente quasi infattibile riuscire a fare una meditazione del cuore che mentre si è così nel profondo rilassati parte una pubblicità. Quindi vi consiglio di fare l'abbonamento al canale, che costa meno di 2 euro al mese. E stasera facciamo una meditazione come facciamo tutti i martedì sera, un po' di arrivederci, un po' di buona estate, visto che è iniziata l'estate anche da pochi giorni. E ok, se ci sono, come al solito, delle domande che avete, sentite la curiosità oppure il bisogno di chiarire delle cose, oppure alcune cose che non sapete o non avete chiare sul funzionamento del quarto chakra del cuore, sulla meditazione, sui percorsi con la meditazione che facciamo qua ad Unblock, su come funziona la nostra energia, il nostro sistema di corpi sottili, tutte queste belle cose potete comunque farle nelle prossime settimane scrivendo o nei commenti delle meditazioni che abbiamo registrato sul canale, che rimangono registrate sul canale, oppure anche scrivendo ai vari link che trovate sul canale, sul sito. E io vi risponderò e mi farà molto piacere rispondervi, perché è sempre un piacere parlare di questi argomenti, della meditazione, eccetera, eccetera. Bene, ok, quindi adesso ci prepariamo, io vi darò 2 indicazioni tecniche e vi condurrò in questa meditazione dove voi non dovrete fare assolutamente nulla, o quasi. Quindi le indicazioni sono, come al solito, quelle di stare in una posizione comoda, col corpo fisico in una posizione dove voi vi sentiate a vostro agio, quindi meglio seduti. Se avete difficoltà o problemi col corpo o patologie particolari o disagi, dolori, eccetera, eccetera, e vi sentite meglio se state sdraiati, va bene anche se state sdraiati o semi sdraiati. Quindi cercate di trovare la vostra dimensione comoda dove il vostro corpo si senta a proprio agio e in una dimensione confortevole, perché questo è un elemento che aiuta l'apertura del cuore. Il cuore ha un po' questo bisogno quando ci sono degli stati, come ad esempio, è un esempio un po' più, ve lo faccio, forse non so se l'ho mai fatto, ma
è un esempio un po' più estremo, diciamo delle emergenze oppure delle situazioni più vitali, e allora il cuore rimane di solito, se aperto, tende a ritirarsi, a chiudersi, se no è ancora è chiuso, comunque rimane chiuso per lasciare lo spazio ad altri corpi sottili, ad altri chakra che sono specifici per attivarsi e mettersi in moto per gestire queste situazioni. E anche un po' il corpo fisico, quando ci sono dolori e disagi, il cuore fa un po' fatica ad aprire. Probabilmente ci sono le possibilità di espansione che accada comunque, ma cerchiamo di rimanere comodi e non anteporre ulteriori ostacoli all'apertura del cuore, che a volte ce ne possono essere anche altri, oltre a questo, che non siamo in grado di gestire. Quindi questo vi consiglio, adesso ve lo dico sempre, stasera vi ho anche spiegato un po' meglio dal punto di vista tecnico-energetico perché. Mantenete il vostro spazio indisturbato, quindi spegnete i telefoni e cercate di fare in modo che non vi disturbino, e se sentite che vi state addormentando va bene, nel senso che addormentarsi, la meditazione del cuore accade comunque. Non cercate di non volere questo addormentamento, come non cercare anche di non volere altre cose. Ad esempio, spesso accade che arrivano i pensieri e molto spesso lavora in noi questa credenza che la meditazione deve svuotare la mente, quindi i pensieri non ci devono essere, allora iniziamo a rifiutare questi pensieri che arrivano, e questo non ci aiuta per niente, perché comunque è come se noi entrassimo in lotta con questo aspetto, ma non la vinciamo, perché la nostra volontà, che comunque si muove dal punto di vista della frequenza energetica sullo stesso livello dell'esigenza che hanno i nostri corpi più esterni, le parti più esterne dei nostri corpi, di farci stare nei pensieri, ma questa parte più naturale è più forte di questa volontà che ci mettiamo, e quindi non potremo mai vincere. Invece quello che accade è quello di lasciare andare e accettare che ci siano questi pensieri. Quindi il pensiero fa parte di noi, cerchiamo di essergli amico, lo accogliamo se arriva, se non arriva non ci interessa, e vedrete che in questo modo inizia a cambiare la qualità dei pensieri. Poi l'indicazione è quella di, quando vedete che siete nei pensieri, e adesso questo lo ricorderò anche durante la meditazione, di spostare l'attenzione sul sentire, che è il sentire, quello che i canali e la dimensione nella quale noi ci muoviamo tecnicamente per queste meditazioni del cuore, e non solo queste, anche altre meditazioni. Bene, facciamo un bel respiro, chiudiamo gli occhi. Mettiamo una o ambedue le mani al centro del nostro petto. Un altro respiro profondo. E iniziamo a sentire
la qualità della nostra presenza. In che modo? Magari stanno continuando a muoversi pensieri di quello che non abbiamo potuto completare durante l'arco della giornata, di quello che avremmo già in programma di fare dopo la fine di questa meditazione. Oppure magari ne arrivano alcuni che erano stati messi in pausa nelle ore precedenti o nei giorni precedenti, ma che ritornano perché sono un po' irrisolti, magari sono anche un po' delle preoccupazioni. Respira sentendo sotto la tua mano il movimento del respiro. Quando inspiro, il mio torace si espande. Quando espiro, il mio torace si rilassa. Tieni l'attenzione proprio lì sotto la tua mano, dove c'è il tuo cuore. Dove porti l'attenzione, apri anche un tuo portale interiore dove si incanala l'energia. Quindi sentendo sotto la tua mano faciliti l'accesso dell'energia al cuore e il cuore lentamente si espande. Il respiro entra, il respiro esce. E oltre a questo canale del sentire il nostro cuore sotto la nostra mano, apriamo anche un altro canale energetico. Attraverso il nostro udito. Ed è molto semplice. Non devi fare altro che ascoltare questa musica di sottofondo.
semplicemente ascoltare, semplicemente essere ricettivi e ricevere queste dolci onde sonore che penetrano dentro di te direttamente al centro del tuo cuore. E senti come queste note ondeggiano, entrano nel tuo cuore e danzano nello spazio amorevole del tuo cuore. E piano piano il tuo cuore si apre sempre di più, in modo completamente naturale, senza fare nulla. Lasciarti andare al ricevere, al sentire, ti permette di dare spazio agli essenziali energetici del tuo cuore, come l'accettazione e l'amore. Continua
a ricevere questi suoni dentro di te e anche a sentire il tuo cuore sotto la tua mano. E attraverso lo spostamento del tuo centro verso il tuo centro, inizi a prendere posizione nella tua presenza. Inizi a sentire che il tuo stato di presenza prende forma. Inizi a percepire in modo più importante la tua individualità. E inizi anche a connetterti piano piano verso le tue risorse più profonde. I tuoi talenti, le tue unicità, le tue caratteristiche. Che spesso ti dimentichi di avere o le abbandoni. Perché presa dalla tua vita quotidiana, dagli impegni, dal fare, dal pensare, dalle preoccupazioni che ti portano verso il tuo esterno. E tu perdi il contatto con le tue risorse profonde che stanno vicino al tuo centro, che stiamo raggiungendo in questo momento attraverso la porta che ci ha aperto il nostro cuore. E forse puoi anche iniziare ad avere delle sensazioni diverse di come ti senti ora. Ci sono gli essenziali e l'energia del cuore che si sta aprendo, l'amore, la compassione. Ma andando ancora più a fondo possono arrivare
altre sensazioni di parti che sono ancora più nel profondo di te stessa e di te stesso. Rimani semplicemente rilassata, abbandonandoti nell'abbraccio del tuo cuore. E questo abbandono ti permette di aprirti ancora di più e concederti ad accedere ancora di più nel profondo di te stessa. Lì dove c'è la parte più autentica. Lì dove c'è la tua verità profonda. Il respiro entra il respiro esce. E tu sei sempre più verso il profondo, verso il tuo centro, verso la tua sorgente. Lì dove ci sono i doni del tuo cuore e della tua anima. Lì dove ci sono le bellezze che ti appartengono. I fiori del tuo giardino interiore.
e osserva tutto ciò che ti arriva. Immagini, colori, parole, sensazioni nel corpo, intuizioni. Tutte queste sensazioni, percezioni di diverso tipo, sono informazioni che il tuo cuore ti sta donando e che in questo momento sei pronta per ricevere. Alcune potrebbero essere senza senso o insignificanti, ma non cercare di dare loro una spiegazione, un significato particolare. Se questo significato c'è, arriverà da solo. Ognuna di queste informazioni si presenta a te in un modo diverso. A volte può essere una visione interiore, a volte un ricordo, una frase. E questi casi cambiano e mutano e arrivano a te queste informazioni come delle metafore che le percepisci con i tuoi canali interiori attraverso il tuo cuore. È il tuo cuore che ti permette di avere questa visione interiore. Fra poco ti invito a concludere questa meditazione e se vorrai potrai anche scriverti su un foglio o se hai un diario, un quadernetto, tutte le sensazioni, le percezioni o ciò che ti è arrivato durante questa meditazione. E potrai anche tenerlo come un diarietto che poi potrai aggiornare e arricchire con le prossime meditazioni, se vuoi.
Fai un respiro profondo. Un altro ancora. E inizia a muovere un po' il tuo corpo e quando te la senti chiudi gli occhi. E ritorniamo qui. Oh. E questa volta ho pensato di invitarvi anche a scrivere qualcosa. Se non avete qualcosa a portata di mano, lo potete fare dalla prossima meditazione, che è una tecnica che usiamo durante gli eventi, gli incontri di Unblock Cuore, il nostro percorso di crescita e di trasformazione dallo spazio del cuore. Con argomenti specifici, esercitazioni specifiche che scriviamo, ma lo possiamo fare anche in questo modo più libero. E può essere interessante poi anche andarsi a rileggere quello che accade, ma più che altro è interessante il fatto di dare corpo a scrivendo o anche disegnando, se non vi vengono delle spiegazioni, va bene anche disegnare, anzi anche meglio, se possono essere anche solo delle parole, perché questa azione di scrivere o disegnare, quindi portare questa informazione sul piano del più materiale e anche cognitivo, se noi scriviamo delle parole, quindi accediamo anche a dei livelli di coscienza diversi, ci aiuta a integrare e a completare quello che può essere arrivato durante la meditazione. Oltre a questo, può essere spunto per un ulteriore lavoro successivo. Bene, abbiamo introdotto anche questa cosa. Io vi saluto, vi auguro una buona notte, una buona estate e vi invito a continuare a fare le meditazioni del cuore, perché anche solo qualche minuto al giorno dà dei grandissimi risultati dal punto di vista della trasformazione di parti di noi delle quali non siamo consapevoli attraverso la conoscenza e l'espansione di queste consapevolezze attraverso lo spazio del cuore. Il cuore ha delle magie che sono indescrivibili, però questo accade se noi pratichiamo e continuiamo a rimanere in relazione col nostro centro energetico del cuore, col nostro quarto chakra, ma questo riusciamo a farlo se nella prima parte iniziale del nostro percorso lo abbiamo imparato a conoscere, quindi è per questo che serve farlo un po' più di frequente. E basta, anche qualche minuto al giorno. Queste meditazioni sono la via più facile per iniziare questo percorso, quindi vi invito a continuare a farle, e per farle, come vi dicevo prima, vi invito a fare l'abbonamento su YouTube, perché che costa meno di 2 euro, perché sennò vi mettono dentro le pubblicità, 2 euro al mese.
e noi comunque ci rivedremo in diretta dopo l'estate, a settembre, probabilmente sempre a martedì, e sul canale di YouTube che conoscete. Non saremo fermi durante l'estate, saremo fermi con le meditazioni del cuore, ma continueremo con le meditazioni attive e l'invito è comunque alla prossima meditazione attiva, che sarà il terzo giovedì di luglio, sempre alle 8:15 di sera, che ci sarà la Mahamudra, una bellissima meditazione di semi-attiva, cioè alcune fasi sono attive, altre sono statiche. Vi abbraccio e vi mando energia dal mio cuore e sono grato di avervi avuto qua a condividere questo bellissimo spazio delle meditazioni con voi questa sera e anche tutte le sere precedenti, e che continueremo dopo l'estate. Buonanotte a tutti e buonanotte a tutte.